Ciao a tutti amici runners e benvenuti sul mio canale. Guardate un po' cosa vi ho portato oggi, la Hyperion Max di Brooks, una scarpa molto leggera, molto performante e soprattutto è adatta a chi cerca la massima velocità. Prima però di parlare di tutte le caratteristiche e i materiali di cui è composta questa scarpa, voglio pesarla insieme a voi. Infatti qui con me ho una piccola bilancia da cucina e spostiamoci e vediamo se realmente questa scarpa è così leggera come dicono. Beh, 204 grammi, sì, la Hyperion Max è una scarpa incredibilmente leggera, ma sarà anche veloce, confortevole e performante? Beh, in questo video possiamo scoprirlo, quindi vi invito a guardarlo fino alla fine. Ho avuto modo di vedere e testare per la prima volta questa scarpa in occasione dell'evento organizzato da Brooks a Milano il 18 di gennaio. In quell'occasione lo staff Brooks ci ha accolto e ci ha spiegato i vari modelli, ci ha fatto fare delle esperienze legate alla corsa con queste scarpe e successivamente il vicepresidente Carson Caprara ha spiegato un po' tutta l'azienda Brooks e la mission futura. In quell'occasione sono state presentate anche le Ghost 15, una scarpa super ammortizzata, le Levitate 6 in versione neutral e in versione con supporto Guard Rails, che ha questa Levitate restituisce energia alla vostra corsa, e infine le Hyperion Max, ci sarà la versione senza piastre in carbonio e la versione con piastre in carbonio, l'Elite 3, che trovate in vendita già dal 1° di marzo. Fatta questa premessa, iniziamo con il descrivere questa scarpa. La tomaia è realizzata con un tessuto elastico 3D print, un tessuto molto sottile che garantisce, oltre a un buon comfort, anche un'ottima traspirabilità e garantire i piedi freschi durante le vostre corse. Sono presenti nella parte del tallone, non so se si riescono a vedere, nella parte anteriore, in questo punto qua, sono degli inserti per rendere visibile il runner durante la corsa qualora vi sia una scarsa visibilità. Andando avanti possiamo vedere la linguetta. Questa è molto sottile, con una parte spugnosa nella parte centrale, e questo fa sì che aderisce bene all'avampiede e garantire un'ottima vestibilità. Per quanto riguarda invece il colletto, nel colletto c'è poca imbottitura, però nonostante questo è morbido, e sui due lati troviamo questa sagomatura molto bassa che va a salire nella parte posteriore della parte del tendine del tallone. Per quanto riguarda invece la conchiglia, è semi-rigida nella parte, diciamo, bassa e poi va ad ammorbidirsi. La parte che mi è piaciuta di più, diciamo, è, non so se si riesce a vedere, si vede da fuori, la forma del tallone che è portata dentro, e questo fa sì che tiene il tallone abbastanza stabile. Il materiale dell'intessura di questa Hyperion Max è in DNA Flash, che offre un'ottima ammortizzazione e rende la scarpa molto reattiva, garantendo così un'ottima velocità durante le nostre corse. Secondo me questa Hyperion Max è una scarpa ottima per le gare e soprattutto per tutti gli allenamenti di qualità dove si va a ricercare la massima velocità. Per quanto riguarda invece il drop, abbiamo nella parte posteriore del tallone un'altezza di 40 mm, mentre nella parte dell'avampiede 32 mm, quindi il drop totale, cioè la differenza tra il posteriore e l'anteriore, è di 8 mm. Questo modello non ha la piastra in carbonio, invece se volete la piastra in carbonio dovete provare il modello Elite 3. Un'altra novità
che si vede a occhio nudo su questo modello è il sistema di Rapid Roll. La curvatura che vedete nella parte del tallone e nella parte dell'avampiede, questo sistema aiuta la transizione tacco-punta del piede, offrendo così un'ottima spinta, una maggiore spinta, e riesce a dare un'esperienza di corsa abbastanza fluida. Io ho provato volutamente ad atterrare di tallone, però cosa succede? Nel momento in cui si prova ad atterrare di tallone già manca, diciamo, la parte tra, però nel momento in cui si va ad atterrare di tallone, la scarpa ti proietta subito in avanti. Per quanto invece riguarda l'impronta del piede, abbiamo nella parte posteriore e nella parte centrale, diciamo, è un po' stretta, mentre per quanto riguarda la parte dell'avampiede, è un po' più larga, però rispetto ad altri modelli che ho già provato posso dire che questa è una media larghezza, quindi se avete il piede troppo largo non va bene. Vediamo adesso la suola dell'Hyperon Max, che è realizzata interamente in green rubber, un materiale molto resistente, ed è stato messo nella parte posteriore del tallone e nella parte dell'avampiede, in modo dove, diciamo, avviene l'appoggio del piede a terra, e anche questo è stato fatto per risparmiare un po' di peso. L'altra cosa importante che vi faccio vedere è che nella suola sono presenti degli intagli. Questi riescono a garantire un'ottima aderenza al suolo e una trazione eccellente su ogni tipo di asfalto, sia essa bagnato sia essa asciutto. Ad esempio l'altra mattina, quando sono andato a correre, devo fare le ripetute, la strada era bagnata dall'umidità e vi posso dire che la scarpa è rimasta abbastanza stabile a terra. Dopo aver corso diversi chilometri con Hyperion Max e su varie distanze da 5 fino a 22 km ed aver provato anche la sua velocità in allenamento, quale miglior test se non le ripetute, adesso posso rispondere alla domanda che vi avevo fatto all'inizio di questo video, ovvero se Hyperion Max, una scarpa così leggera, fosse stata allo stesso tempo veloce, confortevole e performante. Da molti anni che corro, ho provato tantissime scarpette e vi posso dire che Hyperion Max mi ha letteralmente sorpreso, oltre, come vi ho già detto, per la leggerezza, ma perché racchiude tutto quello che un runner vuole ai suoi piedi, ovvero ammortizzazione, comfort, reattività e velocità. Il tutto però senza che Brooks abbia trascurato nulla sui materiali. Ma vediamo adesso a chi può essere adatta questa scarpa. Io consiglio questa scarpa a chi ha un'ottima esperienza di corsa, a chi ha una buona tecnica di corsa e soprattutto una struttura fisica leggera, perché gli consente di poter sfruttare a 360 gradi il potenziale di questa scarpa. Come ritmi indico dai 4,30 in giù, anche perché utilizzare questa scarpa per ritmi un po' più alti da 5,30, 6 non avrebbe senso. Brooks inoltre consiglia questa scarpa dai 5 km fino alla maratona. Quindi, amici runner, se siete alla ricerca di una scarpa leggera, di una scarpa prestazionale, di una scarpa reattiva, sia per i vostri allenamenti di qualità che o per le vostre gare, Hyperion Max potrebbe essere la scelta giusta per te. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like e di attivare la campanella e ovviamente di iscrivervi al mio canale. Buone corse a tutti, alla prossima, ciao ciao!